Bentornati amici su Qui Recensioni Fan. Come avete potuto vedere sulla mia pagina Facebook, la scorsa settimana sono stato a Londra e in questo video voglio parlare della mia esperienza. Beh, che dire, è stata la prima volta che andavo a Londra, ho visitato a mio parere i posti più famosi per quanto riguarda i nostri amati Queen, partendo dalla casa di Freddie fino ad arrivare a Rainbow Theatre e Hammersmith Odeon. Un viaggio spettacolare, emozionante, a dir la verità mi ha emozionato di meno rispetto a Montreux, perché forse Montreux con i suoi paesaggi mozzafiato crea un'atmosfera tranquilla, rilassante e poi soprattutto lo Studios e la Statua di Freddy che sono di forte impatto per un fan. Quella che vedete alle mie spalle è uno degli acquisti fatti a Londra. È la famosa birra Queen Bohemian Lager con la quale i Queen commemorano i 40 anni dalla pubblicazione di Bohemian Rhapsody. Questa edizione speciale contiene un bicchiere serigrafato con lo stemma dei Queen e incise le date 1975 e 2015. Inoltre, presso il negozio H&V ho acquistato la rivista pubblicata dall'Uncut dedicata ai Queen, l'edizione collezionista, che analizza ogni singolo album e contiene anche varie foto. Come ho fatto ad entrare in possesso della birra? Sono riuscito ad acquistare la birra presso un supermercato della Morrison dopo averne girati molti altri su tutta Londra. Ho parlato anche con i singoli direttori proponendogli un pagamento anticipato, ma non c'è stato nulla da fare. Tutte le volte mi dicevano che questa birra, appena si rifornisce lo scaffale, finisce e va in sold out. Effettivamente era così. Alla fine, al limite della speranza, all'ultimo giorno, il giorno della partenza, decido di ritornare a un supermercato Morrison. Trovai un commesso che stava mettendo e rifornendo il settore delle birre. Gli ho fatto vedere la foto e lui titubante mi ha detto: guarda, l'ho rifornita qualche oretta fa, non so se c'è ancora. Mi ha portato dove aveva rifornito lo scaffale e per mio stupore erano presenti solamente 5 tubi. Quando l'ho vista ho fatto i salti di gioia perché era tutta la settimana che la stavo cercando senza successo. Ne ho acquistati 4 ed ho usufruito dello sconto, diciamo, dell'offerta. Se ne prendevi 2 ne pagavi 8 pound invece di 10. E così è andata, ragazzi. Comunque, per la birra farò un video recensione più avanti, più dettagliato, ve la farò vedere meglio e parlerò anche in dettaglio del prodotto. Adesso entriamo nel vivo del viaggio, ragazzi. Cercherò di darvi dei consigli su come muovervi a Londra. Ho viaggiato con la Vueling e sono sceso all'aeroporto di Gatwick. Una volta atterrato ho scelto i treni della Southern Railway e sono sceso alla stazione di London Bridge. Ci ho messo 40-45 minuti per raggiungere il centro città e sono treni che vengono usati da molti londinesi. Un'altra valida alternativa economica rispetto al treno è il bus. Il bus è conveniente come logicamente il treno va prenotato anticipatamente perché se il treno viene acquistato in loco il prezzo può raggiungere 16-18 pound. Invece se si acquista sul web per quanto riguarda il treno il prezzo è 10 pound. Per quanto riguarda il bus il prezzo è più inferiore se acquistato su internet, varia dai 3 ai 6 pound e ci sono varie compagnie tra cui la TerraVision o addirittura i minivan della EasyJet, insomma per chi viaggia con EasyJet, quindi può scegliere questa alternativa. Il problema è il traffico, ragazzi. All'andata uno può dire viaggio con il bus, non mi importa del traffico all'andata, però al ritorno il problema c'è, quindi ho optato per il treno. Una volta raggiunto il centro mi chiederete che abbonamento della metro scegliere. Se dovete stare come me una settimana vi consiglio l'abbonamento della Travel Card. Molto conveniente, può essere acquistata presso le stazioni della metro e presso le stazioni ferroviarie. Se l'acquistate presso le stazioni ferroviarie avete uno sconto per le visite, quindi se dovete visitare Madame Tussauds, London Eye, la Torre di Londra, pagate, usufruite del 2x1. Come sapete Londra si divide in zone, quindi sono 6 le zone per quanto riguarda Londra e ogni abbonamento che fate dovete fare l'abbonamento in base alla zona dove soggiornate. Io ad esempio ero in zona 2, quindi avevo diritto a muovermi in zona 2 e in zona 1. Per vedere luoghi legati ai nostri cari Queen, che potevano essere Wembley e l'Ealing College, che sono in zona 3, vi potete muovere con qualsiasi altro abbonamento tramite i bus rossi, perché la metro logicamente è delimitata dalle zone. Un altro abbonamento è la Oyster Card, una carta magnetica che potete acquistare presso le stazioni della metro a fronte di una caparra di 5 pound che vi verrà restituita a fine permanenza.
La Oyster Card potete caricare il vostro abbonamento, anche potete caricare la stessa Travel Card sulla Oyster, molto utile e conveniente se dovete stare a Londra 3, 4, 5 giorni all'incirca. La Travel Card valutatela e consideratela per settimane, quindi se dovete stare a Londra una settimana, come vi ripeto, vi consiglio la carta Travel Card. Per quanto riguarda le attrazioni, vi consiglio di acquistarle anticipatamente tramite il sito dell'Expedia. Nell'area attrazioni ci sono dei pacchetti molto convenienti, stampate il coupon, andate alla cassa e ritirate i vostri biglietti, semplice. Per quanto riguarda le applicazioni da usare a Londra per Android, ve ne consiglio due che ho usato personalmente io e mi sono trovato molto bene. La prima è la mappa della metro, Tube Map London Underground, dove potete creare anche degli itinerari. Invece, per usare la mappa di Londra, dovete scaricare l'applicazione Londra Mappe Offline e anche la funzione del GPS, quindi utile per muoversi. Adesso passiamo alla sorpresa. Questo era quello che avevo pensato di fare appena arrivato a Londra. Bentornati amici su Qui Recensioni Fan, siamo in diretta da Londra e avrei intenzione di realizzare un video dove andrò a visitare i posti più famosi per quanto riguarda i nostri amati Queen. Quindi rimanete sintonizzati. A presto, ciao! Eccoci qua ragazzi, a breve verrà pubblicato questo nuovo video, tempo di montarlo, spero che questa iniziativa vi piaccia. Se avete domande e curiosità per quanto riguarda i Queen e Londra potete contattarmi sulla mia pagina Facebook Qui Recensioni Fan, iscrivetevi anche al canale di YouTube, noi ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao!